Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025 e abbiamo la carta dell'imperatrice, ragazzi. Si prospetta un periodo di espansione, l'imperatrice è un numero 3, parla sempre di crescita, di abbondanza ed è anche una carta di gestazione, che può essere sia la gestazione di un figlio ma anche di un progetto, piuttosto che anche solo di un'idea. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un videocorso di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi c'è anche il link al video del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Comunque voi aprite la tendina della descrizione, io inserisco sempre tutto lì. Bene, ok. Partiamo subito con un fante di spade e un imperatore. Abbiamo il sole. Due di spade. È volata una carta, dopo la recupero. 10 di spade. 4 di coppe. E qui abbiamo un fante di bastoni e un asso di bastoni. Recupero un attimo la carta che è caduta. E abbiamo un cavaliere di pentacoli, ragazzi. Bene. Adesso andiamo a vedere un po' quali sono le energie del mese, che cosa potrebbe entrare. Dopodiché andiamo a vedere caso per caso, quindi i single, le relazioni diciamo fresche, giovani, le relazioni datate, andiamo a vedere le relazioni strane, extra, quelle un po' più difficili, andiamo a vedere un po' tutto, insomma. Allora, partiamo da questo fante di spade, re di bastoni. E 10 di pentacoli. Questo fante di spade potrebbe far riferimento a delle informazioni che avete raccolto o che state raccogliendo. Vi dirò che per qualcuno si tratta di tener d'occhio qualcun altro. Andiamo a vedere l'imperatore. Morte e re di spade. C'è con la carta della morte una rigenerazione. Potrebbe riguardare un qualche tipo di ambiente circostante, siccome qui ho un 10 di pentacoli, che è una carta che mi parla di famiglia, e l'imperatore di solito fa riferimento all'archetipo del padre. Ho come la sensazione che la trasformazione potrebbe essere da spettatori a attori. Andiamo a vedere la carta del sole. Attori nel senso che siete voi che vivete quello che all'inizio si osserva, non perché attori nel senso di far finta, nel senso che siete i protagonisti poi. Ok,
Allora, abbiamo il mondo, un cavaliere di pentacoli e un cavaliere di spade. Allora, il sole in questo caso potrebbe fare riferimento a delle persone che sono vicino a voi, potrebbero essere degli amici. ehm, e io qui, ragazzi, ho la sensazione che effettivamente ci potrebbe essere come un risvolto positivo con una persona che o è già vostro amico o amica, o diciamo sta nascendo nel mese di maggio una potenziale nuova amicizia. Non escludo che potrebbe diventare qualcosa di più, anche perché poi a fine mese abbiamo questo asso di bastoni che parla proprio di un incontro anche intimo per qualcuno. Andiamo a vedere il 2 di spade. Asso di coppe. Datemi una carta per l'otto di coppe. Una sola per piacere, grazie. Mago. Asso asso, cioè 1 e 1. Non so perché ci sia quel fante di spade, ho come la sensazione che stiate tenendo sotto controllo una situazione, l'evoluzione di un tema, di una relazione, potrebbe essere una persona. E qui io ho l'idea che siate un po' in dubbio se effettivamente approfondire la conoscenza con questa persona oppure se, secondo me, lasciarla perdere perché per qualcuno potrebbe avere delle responsabilità. Potrebbe essere una persona che ha tante responsabilità e magari una persona piacevole, una persona che ha una posizione sociale, però ho come la sensazione che questo potrebbe essere un vincolo per voi. Cioè, è come se fosse una cosa che non vedete tanto di buon occhio, il fatto che questa persona sia tanto impegnata e possa esserci il rischio, insomma, che non abbia il tempo per voi. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli, la stella, e un 2 di Pentacoli. È come se l'energia non fosse abbastanza concreta per voi. Per quello che secondo me avete i dubbi, state titubando su che cosa fare con questa persona, ma è anche comprensibile perché se l'altra persona ha già un sacco di impegni, che siano lavorativi, che siano familiari, è come il, ok, probabilmente non ha abbastanza tempo da dedicare alla relazione, però il punto è che se è così adesso sarà così sempre, perché magari gli impegni lavorativi piuttosto che familiari ci saranno sempre, quindi il dubbio secondo me nasce dal fatto che non sapete se effettivamente questa persona vi può dare quello di cui voi avete bisogno. Da un lato c'è come il desiderio di approfondire questa conoscenza o questa relazione, se già un po' che conoscete la persona, dall'altro però è come se ci fossero dei temi che un po' pesano. Potrebbe anche essere che non abbiate gli stessi punti d'arrivo. Credo che l'imperatrice sia qui per questo, per dirvi di creare qualcosa con la persona di interesse, con il o la partner, insomma. C'è proprio questo bisogno di concretezza, che è quello che mi viene fuori qui con questo cavaliere di pentacoli al contrario. Andiamo a vedere il 10 di spade. Sette di coppe e giustizia. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe. Hmm, diavolo. Mm. E 9 di pentacoli.
Guardate ragazzi, qui non vi nego che ci potrebbe essere come un cambio, una trasformazione. Ho l'idea che l'altra persona potrebbe essere in fase di separazione. Se non fosse l'altra persona, potreste essere voi che in qualche modo state elaborando un vecchio lutto, una vecchia relazione, vecchie dinamiche di comportamento. Vi dico, adesso chiedo un'altra carta per questo diavolo, però ho come la sensazione, mm, sì, che ci potrebbe essere come una sorta di dipendenza da parte, credo vostra, nei confronti dell'altra persona, perché proprio il 9 di Pentacoli è una di quelle carte che mi parla di indipendenza economica, ma qua è girato al contrario, abbiamo anche il diavolo e un 9 di coppe. Io credo che qualcuno sia un po' lì, in questa zona di comfort, che per certi versi nel mese di maggio potrebbe anche far finta di non vedere certe cose, però avendo anche l'asso di bastoni alla fine e il fante di bastoni, sento che in qualche modo gli equilibri cambieranno. L'asso di bastoni è sempre una carta che mi parla di azione, di qualcuno che agisce, che fa un movimento con intenzione. Abbiamo un 9 di bastoni, sì, è come se, sì, 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 e 9 di spade. È come se mettesse i paletti, ad un certo punto, è come se dopo aver osservato l'evoluzione di questa situazione, dopo aver sciolto i vostri dubbi o comunque aver fatto come una sorta di trasformazione interna, ehm, io credo che qualcuno qua inizierà a mettere i paletti e proprio a richiedere quello di cui ha bisogno, e cioè questa imperatrice, questa concretezza, questa solidità, questa crescita, questa ricerca degli obiettivi futuri. Sì, e poi abbiamo anche il 4 di bastoni e l'8 di spade che spiegano un fante, ehm, il fante di bastoni. Io credo che qui qualcuno si sia messo in testa un tema, tipo di creare un gruppo, creare una famiglia, creare una stabilità, un certo tipo di unione, ed è come se dall'altra parte ci fosse una sorta di andirivieni. Non nel senso che la persona a volte c'è e a volte non c'è, ma un andirivieni nel senso che a volte si affrontano temi concreti. Qui abbiamo imperatore, qui abbiamo imperatrice, ragazzi. Quindi si affrontano temi di una certa consistenza, però poi a un certo punto è come se le cose fossero super lente o ferme, cioè a parole si affronta il tema, però mancano un po' i fatti, secondo me, e la tendenza vostra qua con questo 4 di coppe di rimanere un po' lì in attesa, però sento che questo sarà probabilmente, diciamo verso metà mese. Alla fine del mese io sono sicura che prenderete in mano la situazione. Per qualcuno questo asso di bastoni vuol dire proprio fare un movimento deciso per prendervi quello che volete. Allora, passiamo ai settori. Allora, se parliamo di single, qualcuno potrebbe star uscendo da una relazione, o comunque più che uscire, è come se foste ancora in fase di metabolizzazione di una ex, di una storia passata. Questo può succedere anche se sono più di 6 mesi che per esempio non uscite con la persona, ma magari non avendo ancora fatto un lavoro di pulizia delle dinamiche di comportamento, che è quello che sento, dov'è il 10 qua, che è quello che farete un po' a maggio, però è come se appunto si iniziasse come in un modo e si finisse in un altro modo. C'è questa fase di elaborazione proprio per poter costruire qualcosa di migliore. Ora, potrebbe arrivare una persona, ragazzi. Devo dire che secondo me la relazione potrebbe essere veramente sentita, profonda. Sento che ci potrebbe essere un buon dialogo, ci potrebbero essere delle buone basi, come se avesse gli stessi valori.
Potreste anche essere nello stesso ambito lavorativo senza necessariamente esservi conosciuti prima, eh. Mi dicono i parrucchieri. Non so se per voi può risuonare, però ho sentito questa parola. E vi dico, con questa persona potrebbe esserci questa apertura del cuore, io sento, però è come se fosse tutto bello, ci fosse un gran potenziale, però poi alla fine manca la concretezza in questa potenziale relazione. È come se vi vedesse e dicesse: "Ah sì, sì, poi andiamo a prenderci il caffè", e questo caffè però non arriva mai. Quindi sento che entro la fine del mese o salterete addosso all'altra persona con questo asso di bastoni o insomma deciderete di non aspettare più, come questa sensazione. E soprattutto una cosa importante, credo che questo asso di bastoni farà in modo che possiate esporvi e dire le cose così come le volete. Cioè, a me una cosa così di chiacchiere non va bene. Se vuoi che ci vediamo, questo caffè lo prendiamo e iniziamo a frequentarci, se no non ne parliamo più. Per le persone che sono in una relazione, amici dell'Aquario, allora, ho come la sensazione che per voi sia un po' tosto il mese. Ehm, Anche qui si parte con questo fante di bastoni. Sento che è come se steste osservando, steste raccogliendo dati, steste valutando anche la relazione che avete in essere. Io qui ho la sensazione che qualcuno sia in attesa. Come vi dicevo, l'altra persona non è poi così concreta, voi state aspettando che arrivi questa concretezza, ma secondo me nel vostro caso non vi rendete tanto conto che la cosa vi sta un po' bloccando. Cioè, io ho come la sensazione che non vi rendiate conto che questa persona vi tiene agganciati e appesi. Soprattutto se la relazione potrebbe essere una relazione di lavoro, eh. Cioè, se voi avete una relazione o comunque vi siete conosciuti nell'ambiente lavorativo con il vostro partner, c'è qualche tipo di fatto che in qualche modo o voi ignorate o stanno facendo in modo di nascondervi. Sento che avete bisogno di mettere i piedi a terra, letteralmente. Fate grounding, vi può servire. Diciamo che avete anche voi comunque questo asso di bastoni alla fine del periodo. Quindi, secondo me, se maggio potrebbe essere un mese un po' statico, dal punto di vista non tanto delle parole ma dei fatti, ho come la sensazione che anche per voi a fine mese prenderete in mano le redini della situazione e direte: ok, fino a qui è andata così, di qui in avanti cambia la sinfonia. E per le persone che invece sono in una relazione strana, magari extra, anche qui ragazzi devo dire tante parole, però mancano i fatti. E anche qui prenderete in mano le redini della situazione e vi dirò che sarà il mezzo giusto per portare più stabilità alla relazione, più fuoco alla relazione, più affinità anche alla relazione. Soprattutto se, visto che qui avete anche un 2 di spade, un 9 di spade, se ci sono delle cose che vi preoccupano particolarmente e magari sono proprio quelle cose lì che state tenendo d'occhio con questo fante di spade, alla fine del mese sento che detterete legge. Cioè un po' come, ok, anche per voi, un po' come le persone che sono in coppia,
Fino qui è nata così, di qui in avanti cambia la sinfonia. Andiamo a vedere qualche oracolo. Vediamo cosa vi dicono di più. Questa carta parla di rotture, di separazione. Effettivamente qui ragazzi abbiamo la morte, la giustizia al contrario e un 10 di spade. Vi dico, per qualcuno effettivamente ci potrebbe essere una rottura, soprattutto se siete in una relazione tossica con questo diavolo. Ecco, questa carta parla di qualcuno che è rotto nel profondo, ragazzi. Quindi qui ho la sensazione che tutti questi dubbi, queste preoccupazioni, questi pensieri negativi possono essere collegati ad una storia antica, a delle dinamiche di comportamento antiche. Vi ho detto all'inizio della lettura che è come se ci fosse qualcuno che sta ancora metabolizzando, no? Sento un po' questa energia. E poi abbiamo appuntamenti, incontrare qualcuno di nuovo, pianificare le uscite. Quindi ragazzi c'è come un scioglimento dei ghiacci per quello che riguarda il vostro cuore, anzi più che tutto è uno scioglimento degli schemi di comportamento che avete assorbito nelle relazioni passate per aprire il passo a questo nuovo appuntamento, a questo nuovo incontro. Andiamo a vedere. Ok, qui abbiamo, wow, luna di miele, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Ovviamente se non avete ancora questo tipo di, diciamo, possibilità, se per esempio fate delle escursioni, fate dei viaggi, andate a cena in posti un po' particolari, ecco, godetevi con gioia il tempo che trascorrete insieme, indipendentemente dal fatto che sia in vacanza o no, ok? E poi, wow, chiama la tua anima gemella, le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Guardate, io vi dico, qua c'è imperatore e imperatrice, c'è un 4 di bastoni, c'è la carta della giustizia. Non ce n'è tantissime, però potrebbe essere effettivamente una delle vostre anime gemelle. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Questa carta, wow, ve la metto qua vicino all'asso di bastoni perché parla proprio di riprendersi il proprio potere. Carta numero 35, magari per qualcuno ehm, è utile questo numero, però qui si tratta proprio di quello, di riprendervi in mano il vostro potere. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete seguire anche nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti, chiaramente in modo più generico perché non avendo la persona non si può fare il lavoro a tu per tu, però c'è già un buon materiale. Inoltre lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma un po' tutto quello che ho imparato io in tanti anni in tema di magia bianca.
Bene, comunque se volete vedere i temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, quei titoli lì si vedono, sono pubblici. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!